In questa puntata vediamo un po' il metodo per eccellenza del caffè filtrato. Per prima cosa non lo chiamiamo caffè all'americana, al massimo possiamo chiamarlo caffè alla napoletana, visto che il caffè con la macchinetta napoletana è un caffè filtrato. Il caffè V60, il filtrato V60, consiste in un cono appunto con un'apertura di 60 gradi e sotto il cosiddetto server, comunque una brocca qualsiasi. Per questa sperimentazione abbiamo preso anche un macinino speciale, questo è il comandante, uno dei macinini più cari al mondo, manuale con delle macine di acciaio al titanio, costa 230 euro, quindi proprio per appassionati. Non è fondamentale averlo, diciamo. Mentre è consigliabile avere un bollitore come questo, cioè con il beccuccio a collo d'oca, perché come vedremo la maniera in cui si versa è fondamentale. Per prima cosa il filtro viene maneggiato piegando il bordo con la cucitura, appiattito, messo dentro e lavato. Si prende l'acqua calda, ovviamente l'acqua è sempre non di rubinetto, possibilmente levissima, si pulisce, si lava il filtro. Quanto caffè mettiamo? Per 2 tazze abbondanti, cioè 300 ml d'acqua, mettiamo sempre 20 grammi. Qua utilizziamo il misurino che viene dato con il server e il filtro Hario. Il misurino pieno sono circa 20 grammi. Il caffè che stiamo utilizzando è il caffè Colombia di Vabres, questa torrefazione di Palermo rifermentato in botte, quindi con un aroma estremamente particolare, molto rotondo, molto vanigliato. Io qui uso una gradazione 19, cioè 18 scatti dalla chiusura totale del macinatore. Mettiamo la polvere nel cono, poi ognuno si trucchi, tipo fare un buchetto in mezzo. E a questo punto la parte fondamentale. Siccome il caffè è di qualità tipicamente molto fresco, cioè è stato tostato da pochissimo, quando viene bagnato sviluppa anidride carbonica, quindi si consiglia di bagnare il caffè e lasciarlo riposare per circa 20 secondi. Andrebbe messo il doppio in peso di quanto c'è di polvere. Aspettare 20 secondi, vedete sviluppare delle bolle di anidride carbonica. La cosa fondamentale, secondo me, è continuare a agitare con molta delicatezza la polvere, il caffè. Quindi l'acqua non va versata velocemente, sempre nello stesso punto. Quello che facevamo sempre è disegnare come un ghirigoro, no, delle spirali circolari e assicurarsi così che tutta l'acqua venga in contatto con la polvere, che ci sia un po' di turbolenza minima. Ora qua, se vedete che per una certa macinatura e una certa temperatura il caffè è troppo forte, vuol dire che dovete fare tutto in una versata unica, quindi più lo riempite più il caffè viene leggero. Più tenete l'acqua bassa, più l'acqua ovviamente scenderà lentamente attraverso il caffè e quindi più verrà forte. E il caffè filtrato è pronto. L'importante è che non ci sia un retrogusto amaro.